Ormai si sente parlare solo di auto elettriche, motorini elettrici, monopattini elettrici, biciclette elettriche, tagliaerba elettrici, barche elettriche, aerei elettrici. Il futuro sarà l'elettrico con tutte le sue criticità del caso. O perlomeno sicuramente il futuro non sarà bruciare combustibili per muoversi. Ma in un multiverso parallelo questo non sta accadendo. Salve, benvenuti in questo episodio di Invenzioni Sbagliate. L'altra sera mi stavo lavando i denti e mi sono chiesto, visto che tutti stanno facendo cose elettriche, se trasformassimo una cosa che tutti conosciamo come elettrica cambiando propulsione, se creassimo uno spazzolino che invece di utilizzare l'elettricità utilizza un motore a scoppio che va a carburante, e così mi sono messo al lavoro. Quindi direzione Novate Milanese, che ho trovato questo posticino che dovrebbe avere esattamente quello che fa per noi. Allora, il posto è questo qua. Salve. C'è un botto di roba. Questi sono quelli che servono a noi. Grazie mille allora. Ciao. Alla prossima. Bene. Abbiamo la mercanzia. Posto top. Il signore è stato super gentile. Non lo so se questo esperimento funzionerà, però sicuramente impareremo cose nuove. Quindi la casa offre kit di avviamento, miscela specifica per mini motori e il nostro gioiello. Ta-ta-ra-ta. Guardate quanto è bello. È esattamente come un motore che c'è in un cinquantino, ma minuscolo. Tra l'altro made in Taiwan. 2,5 cm3 di cilindrata e 1,5 cavalli. Che sembra pochissimo, ma dentro una roba così è tantissimo. Pensate che girerà a 30.000 giri al minuto e un modellino lo fa andare circa a 80 all'ora, mi hanno detto. Quindi ci sono un po' di cose che potrebbero andare storte. Prima di tutto però dobbiamo accenderlo a strappo, come un tagliaerba. Questo serve per dare elettricità alla candela, ma prima bisogna farlo girare. Già solo accenderlo sarà un disastro. Ci serve un supporto. Legna. Sì. Sali, scendi, sali. Un ferramenta. Ok. Muoversi. Non si muove. Calma. Rimuovere la candela. Guardate che carina. Questa è la candela. Poi miscela. Che odore strano che c'ha. Ora io sto seguendo le indicazioni che mi ha dato il signore per come me le ricordo. Tutti gli esperti di modellismo siete liberi di insultarmi nei commenti perché starò sbagliando un sacco di cose. Però il serbatoio è carico. Questo va qua. Noi gli dobbiamo fare qualche giro. No. Carta. Senti come gira bene. Sì. Vedete, quello là dentro è proprio il cilindro che si sposta. Eccola. Schizza. Facciamo una cosa. Safety first. Praticamente questo dà energia alla candela. Vedete che diventa ardente? Posso dire che mi fa un po' paura questo coso? Ok. Tiro su un po'. Quando lo faceva lui era così facile. Sì. Olè. Dai che vai. Mamma mia! Funziona! Ok, è molto più potente di quello che pensassi. Non so come faremo a farlo diventare uno spazzolino. Le probabilità di successo sono drasticamente cadute. Spazzolino. Io ho pure fatto la pubblicità per Oral-B. Ciao Michelle, sei la mia preferita. Non mi chiameranno mai più. Vi voglio bene ragazzi di Oral-B. Rosa è il più economico che ho trovato. Allora, noi dobbiamo fare in modo che tutta la baracca si colleghi a qui e faccia il movimento dello spazzolino. Poi mettiamo la testina e il gioco è fatto. Come si apre? Un lavoro pulito. Voilà. Ci serve solo il meccanismo finale. Sì, questo coso qua. Vabbè, possiamo agganciarci qua, non so come. La cosa positiva è che vibra così tanto che non c'è bisogno di mettere il motorino per fare la vibrazione dello spazzolino. Bene, dopo giorni di sclero, forse ci siamo con la carburazione giusta. Senti come gira! Wow! Spettacolo! Senti che profumino. Posso dire che i motori a scoppio avranno per sempre il loro
fascino. E a proposito di motori, vi presento lo sponsor di questo video, che è Car Vertical. Se vi ricordate, ve ne avevo già parlato nel video della 500, in quanto l'ho fisicamente usato quando l'ho comprata. Che cos'è? È un portale dove si può inserire la targa o il numero di telaio della vettura e, incrociando i dati delle assicurazioni, della polizia, della motorizzazione di tutta Europa, ti dà un report con tutto lo storico della vettura. Vi faccio vedere. Questo è un report di esempio, in questo caso una BMW Serie 3. E Car Vertical ci fa notare che il chilometraggio potrebbe essere compromesso e che ci sono stati degli incidenti. Ma non solo, perché poi abbiamo tutto lo storico di tutte le cose che sono successe, tutte le ispezioni, tutte le cose, se è stata usata come taxi o come altro veicolo speciale, se è stata rubata, e vedete in questo caso ci segnala il problema al chilometraggio che evidentemente qualche furbetto ha manomesso, in più gli eventuali incidenti che sono segnalati, e ci sono addirittura le foto con appunto gli incidenti. Devo dire che era messa abbastanza male, quindi se volete comprare un'auto usata questo servizio è ottimo per vedere se vi stanno fregando o no. Altro esempio, altra BMW sempre incidentata, non benissimo per niente. Audi A3 incidentata in Italia, non bene. Ferrari F430 con i chilometri truccati. Ah, che dolore! Quindi se volete provare questo Car Vertical, link ovviamente qua sotto in descrizione, e con questo codice avrete uno sconto super esclusivo. Quindi il piano è il seguente: supporto, qua ci sarà il motore, serbatoio, questa sarà l'impugnatura, e qua servono una serie di ingranaggi per andare a ridurre i giri, col tutto che poi si collega al nostro spazzolino. Fidatevi di me. E poi un sistema di carrucole che regoli l'accelerazione. Mi sembra tutto chiaro? Tac. Le nostre staffe, mettiamo i nostri ingranaggi, cinghia, vediamo un po', sì, perfetto, abbiamo una trasmissione, facciamo il supportino, questo da qua non si muove. Ok signori, siamo pronti per il primo test? Lui va qua, agganciamo il nostro elastico, in teoria dovrebbe funzionare, vediamo se tutto gira, tutto funziona. Così è fermo, in folle, e se accelero, olè, funziona! Adesso sistemiamo il meccanismo di accelerazione, ci siamo. Ok, il meccanismo di accelerazione funziona, quindi così potremo regolare la velocità del nostro lavaggio di denti, che poi è semplicemente il carburatore che si apre e si chiude. Noi lavoriamo nella meccanica di precisione. Adesso smontiamo tutto, verniciamo, gli diamo un'estetica e poi faremo il primo lavaggio dei denti a scoppio al mondo. Maybe you try it. Grazie Olivo. Signori e signore, ecco a voi il primo spazzolino a scoppio al mondo. Direi di testarlo subito. Dentifricio, tac, e procediamo con l'accensione. In un futuro dove tutto è elettrico, noi proponiamo l'alternativa. Noi proponiamo la soluzione. Olle! Spazzolino acceso, signori! Sta funzionando! Acceleratore al pollice. Adesso è in folle, lo avvicino alla bocca. Oh no! Pratico, comodo, elegante, portatile, ha tutto, è perfetto. L'unico problema è che non si può pulire la parte sotto dei denti perché la combustione non va al contrario. Fuma, fumo, 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 fumo.
Signori, è questo il futuro che ci meritiamo. Per altre invenzioni stupide non necessarie, se avete consigli, scrivetele qua sotto nei commenti e noi ci vediamo alla prossima. Ciao 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 ciao.